Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla, di cui trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso vi piacesse. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, entriamo nel vivo della puntata con l'analisi delle 4 regine. La prima sibilla che andremo ad analizzare è la Regina di Cuori, dal titolo La Matrice. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una donna molto fine ed elegante ed è seduta in modo rilassato su una poltroncina e sfoglia una margherita, forse sta pensando al suo amato. Tanti elementi presenti nella stanza, dal quadro al tappeto alle tende, indicano abbondanza, bellezza e felicità. I significati principali della carta sono saggezza, affidabilità, sensualità. Gli aspetti al dritto di questa sibilla indicano in genere l'arrivo di situazioni in crescita con vari sviluppi positivi in tutti i settori. La tradizione associa la carta alla consultante o alla donna amata. Di sicuro si può trattare di una persona dall'animo nobile, gentile, affidabile e generoso, che è in grado di aiutare e dare consigli con saggezza. In amore è una gran seduttrice, sensibile e dedita alla famiglia e ha forti valori morali. È una carta quasi sempre positiva, ma può subire l'influenza di carte vicine negative. Infine, per le questioni più pratiche, può portare incontri importanti, successi professionali e nuova ispirazione e creatività. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riguardano un periodo di dispiaceri e delusioni un po' in tutti gli ambiti della vita. Sulla didascalia della carta c'è scritto scandalo, che si riferisce proprio agli aspetti negativi di una persona bugiarda, manipolatrice e inaffidabile. Potrebbe avvertire della presenza di una persona che sfrutta le sue doti di seduzione per ottenere favori o per nascondere la sua vera natura, cattiva e senza scrupoli. In qualsiasi caso bisogna fare molta attenzione. La matrice corrisponde alla Regina di Cuori, che principalmente riguarda una donna molto saggia e che avrà una forte influenza positiva nei confronti di chi consulta le carte. I tempi di realizzazione della carta si riferiscono al periodo dal 4 al 10 febbraio. La carta consiglia di fidarsi del proprio intuito e di usare le proprie doti per aiutare oppure ottenere ciò che si desidera. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è la Regina di Quadri, dal titolo Donna maritata. L'immagine che vedete qui a fianco vede rappresentati una donna con 2 bambini sul ciglio di una porta. Lei sembra aver interrotto il suo lavoro a maglia per vedere cosa succede fuori casa. La scena a livello simbolico indica attenzione e protezione delle persone e cose più care. I significati principali della carta sono stabilità, protezione, attenzione e gelosia. Gli aspetti al dritto indicano un periodo di stabilità in tutti gli ambiti della vita, che andrà a favorire un aumento di opportunità, di risorse, felicità e armonia. Non è ben chiaro perché nella didascalia ci sia scritto perfidia e gelosia, visto che nella scena non sembra trasparire nulla di queste indicazioni. A mio avviso questi significati possono essere usati quando ci sono carte negative intorno, oppure quando la carta è al contrario. Secondo me può essere interpretata come la presenza di una persona collaborativa che non solo può sostenere concretamente, ma anche proteggere chi consulta le carte dalla perfidia e dalla gelosia altrui. Le caratteristiche di questa sibilla risaltano le qualità di una donna impegnata e devota alla famiglia, oppure profondamente legata al lavoro e alla carriera. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo, oltre a portare all'attenzione di possibili cattiverie, pettegolezzi e gelosie subite, indicano un momento di insicurezza, difficoltà e sospetti. Quando esce questa carta bisogna fare attenzione alle proprie finanze e sulla fiducia che riponiamo in una persona. Infatti potremmo trovarci di fronte a una falsa amica. Può anche indicare la fine di una relazione causata da infedeltà o trascuratezza dei doveri familiari.
familiari. A volte può significare che una persona è buona, ma le sue difficoltà la inducono ad essere troppo severa e rigida. In qualsiasi caso, le carte vicine daranno indicazioni sulla sfera della vita interessata. La donna maritata corrisponde alla regina di quadri, che spesso si riferisce ad una donna sincera, intelligente e saggia, ma anche con una buona posizione economica e che è pronta a donare aiuto e validi consigli. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di gennaio e precisamente dal 4 al 10. La carta consiglia di osservare attentamente ciò che accade intorno e se si ha bisogno di lasciarsi aiutare da una persona vicina di fiducia. La terza sibilla che andremo ad analizzare è la regina di fiori dal titolo Vergine. L'immagine che vedete qui a fianco raffigura una giovane ragazza che sta raccogliendo dei fiori nel suo giardino e un giovane al di là del muro sta attirando la sua attenzione. La scena a livello simbolico esprime tanta dolcezza, ma indica anche curiosità, gioia di vivere e serenità. I significati principali della carta sono inesperienza, curiosità, serenità, dolcezza. Gli aspetti al dritto della sibilla si riferiscono principalmente ad una ragazza o donna dall'animo giovanile che rispecchia la classica amica o fidanzata, dolce, sincera e affettuosa, che in qualche modo potrà aiutare o essere una guida generosa senza chiedere nulla in cambio. È anche importante dire che la carta spesso fa riferimento all'inesperienza e all'immaturità, per ingenuità o perché è ancora alle prime armi, in amore ma anche in ambito lavorativo. Quando si riferisce ad una situazione tutto si muove abbastanza tranquillamente, ma possono esserci anche degli eventi particolari che possono stuzzicare la curiosità e l'attenzione. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo parlano di una persona svogliata, distratta, superficiale e debole. Essendo molto volubile e insoddisfatta, potrebbe rivelarsi gelosa, emotivamente instabile, inaffidabile e presuntuosa. In poche parole, bisogna essere molto prudenti e le carte vicine aiuteranno a capire se in qualche modo può nuocere chi consulta le carte. Quando si riferisce ad un periodo o una situazione, la sibilla avverte di un momento di tristezza. I risultati non sono all'altezza delle aspettative, si potrebbe aver bisogno di aiuto anche a livello economico a causa di varie difficoltà e infine l'inesperienza o la distrazione possono far commettere errori banali. La Vergine corrisponde alla Regina di Fiori ed è una carta molto positiva e indica tanta serenità e soddisfazioni, soprattutto nel lavoro. I tempi di realizzazione di questa sibilla abbracciano il periodo dal 4 al 10 dicembre. La carta consiglia di lasciarsi guidare dall'entusiasmo e dall'ispirazione, ma anche di evitare le distrazioni e le scorciatoie. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è la Regina di Picche, dal titolo Nemica. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una donna a piedi scalzi che indossa una camicia da notte e sta scrutando pensierosa l'orizzonte. Tutta la scena e soprattutto il serpente intorno al braccio indica che sta tramando qualcosa, una cattiveria o una vendetta. I significati principali della carta sono cattiveria, falsità, tradimento. Gli aspetti al dritto di questa sibilla sono abbastanza evidenti e riguardano una persona che in qualche modo sarà negativa e potrebbe nuocere a chi consulta le carte. Le caratteristiche sono di una donna cattiva, pettegola e senza scrupoli. A volte può anche riferirsi ad una persona molto vicina che inizialmente si mostra buona e poi si dimostra falsa e vendicativa, una falsa amica o una collega invidiosa. In ambito sentimentale la carta può significare un tradimento o un abbandono. In ambito economico e lavorativo ci sono vari problemi e spese eccessive ed impreviste. Un aspetto positivo può ritrovarsi nel fatto che i brutti propositi di qualcuno sono destinati a venire a galla. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo sono più o meno gli stessi della carta al dritto, ma in qualche modo si accentuano e diventano più difficili da superare o smascherare.
Quindi si tratta di fare molta attenzione perché qualcuno sta tramando qualcosa a nostra insaputa, ad esempio pettegolezzi per screditare, vendetta per invidia o per un torto subito o semplicemente perché siamo antipatici a qualcuno. In amore ci sono tradimenti e forti litigi causati da una persona cattiva o una rivale. Anche in ambito lavorativo ed economico ci sono grandi difficoltà. La nemica corrisponde alla regina di picche, che spesso indica una persona dalla quale stare abbastanza attenti. La solitudine, l'infelicità e l'arroganza possono diventare motivo di invidia e ritorsioni nei confronti degli altri. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di marzo, in particolare dal 7 al 13. La carta consiglia di prestare molta attenzione a chi ci circonda. Un po' di sana diffidenza e guardarsi alle spalle potrebbe evitare situazioni spiacevoli e di stare male. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!